Ragazzi, almeno una volta nella vita vi sarà capitato di vedere questa schermata sul vostro, soprattutto su iPhone, ovviamente perché io ho testato quello. C'è una schermata che vi dice che il vostro dispositivo si è surriscaldato e quindi di correre ai ripari, soprattutto di mettere in una parte che si raffreddi o spegnere addirittura. Ora, non so su Android perché non ho mai esposto, o perlomeno neanche esposto, non ho mai portato in giro il mio S10 quando faceva caldo, quindi non so come si comporta in Android. Però quello che vi dirò, questi 5 consigli che vi voglio dare in questo video, valgono per tutti. Quindi, prima di iniziare, vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale, azionare la campanella, un po' di tosse, e così possiamo andare a vedere questi 5 consigli che vi posso dare per esperienza personale, ovviamente, su come non far surriscaldare il vostro dispositivo che amate tanto, il vostro smartphone. Il primo consiglio che vi do, che può sembrare banale, è di non esporre il vostro smartphone alla luce diretta del sole, cioè non fargli puntare proprio il sole sullo schermo. A parte il surriscaldamento del vostro telefono, abbiamo anche la possibilità di rovinare addirittura il nostro smartphone, quindi mai, ok, esporlo alla luce diretta del sole. Cosa possiamo fare per evitare di esporre? Ragazzi, se andate al mare, mettetelo sotto un asciugamano, eh, non portatevelo, lasciatelo in gabina, fate qualcosa per non esporlo proprio al sole diretto, perché ovviamente questo accessorio, questo dispositivo si può anche guastare e poi sono guai. Il secondo consiglio, che potrebbe essere banale, potrebbe sembrare banale, è quello di rimuovere la cover quando usate intensamente il vostro dispositivo, cioè quando state facendo qualche operazione che consuma ovviamente tanta energia e fa galoppare il vostro processore a 1000. Quindi rimuovere la cover vuol dire dissipare, ok? Fare praticamente, come dire, andare a mettere il vostro smartphone un poco all'aria, diciamo come noi andassimo fuori a prendere una boccata d'aria. Quindi questa operazione fa sì che il vostro smartphone respiri. È proprio così. Stamattina ho fatto una videochiamata con FaceTime, l'XS si è scaldato come una pentola e io rimuovendo la cover ed eravamo all'ombra ho fatto, diciamo che ho ridotto il danno, ok? Quindi raccomando, questa operazione può sembrare banale, ma ve la consiglio. Un altro consiglio, ma più che un consiglio, è l'acquisto di una cover dissipatrice di calore. Ora, prendiamo con le pinze questa cosa qua, perché non l'ho ancora provata, l'ho ordinata, vedete, è arrivata oggi, quindi la spaccotto, diciamo, in diretta. È una cover molto semplice, pagata pochissimo, 10 euro, quindi una cosa molto molto semplice, però come vedete all'interno ha dei buchi, ok? Quindi fa sì che il calore passi, ok? Quindi la mettiamo e con questa diciamo che possiamo andare all'80% tranquilli, anche perché sentendola, cioè dandola, come dire, toccandola con le mani, l'avverto molto fresca, quindi potrebbe essere anche un'ottima soluzione, soprattutto quando riprendete video, quando fate foto, quando utilizzate un'applicazione all'aperto, che ne so, montate un video, fate una registrazione audio, utilizzate i social. Quindi quando sempre il vostro smartphone è sotto pressione a uno sforzo estremo. Il quarto consiglio è quello di unire, oppure non unire, ovviamente anche senza cover, una ventola proprio così, un ventilatorino, ok? Che si applica, diciamo, dietro al nostro smartphone, nella parte superiore. Questa è economicissima, ora non c'è più su Amazon perché l'ho comprato tempo fa, ma ce ne sono tante, quindi vi linkerò un paio di modelli in descrizione che voi potete andare a acquistare. Ce ne sono di tutti i prezzi, da 10 euro, 30, 40, 50, quindi a voi la scelta. È una ventola, questa qui dicevo, molto semplice perché si installa così, aspettate che vedo il senso qual è, ecco qua, ok, si installa così, molto semplice, adesso c'è la forma, magari scivola, quindi gliela leviamo, quindi va applicata così, ok, vedete qua, e anche sotto dei piedini dove fanno sì che il smartphone resti in piedi, ok, così, ok, resta in piedi, poi c'è un tastino sopra, ovviamente c'è un tastino e
c'è il cavo di ricarica, questo mi sembra un mini USB perché è piccolino, col tastino si accende, ok? E lei gira e mentre gira la ventola raffredda il vostro smartphone. Ecco, anche questo è un consiglio per far sì di non usurare troppo il vostro smartphone e non ovviamente guastarlo. Ecco, ovviamente non hanno una grande durata di batteria, questo ve lo dico perché ovviamente poi vi incapperete in questo grande problema. Però diciamo che collegando un power bank, qualsiasi cosa, la ventola resta praticamente accesa in eterno. Quinto e ultimo consiglio, limitate ovviamente l'utilizzo di applicazioni pesanti. Come ho detto prima in precedenza, ma è meglio ricordarlo, tipo se fate un montaggio video sotto l'ombrellone, lo so che c'è l'ombra, ma il vostro dispositivo lavora così tanto che si surriscalda ugualmente. Quindi, oppure adottate, se non avete, ovviamente se avete adottato questo sistema della ventola, ovviamente lì andate tranquilli. Ma se non avete ventole, non avete cover dissipatrici, dovete praticamente limitare l'utilizzo di queste app. In ultimo, chiudete le applicazioni in background, anche se poi non si dovrebbe, perché poi dicono che le applicazioni in background non usufruiscono di memoria, di risorse, invece no, perché già WhatsApp invece in background lavora sempre, quindi magari fate bene a chiuderle per utilizzare meno ovviamente le risorse del vostro dispositivo e così limiterete anche il suo surriscaldamento. Come avete visto mi sono spostato a Sore, quindi non è lo studio così un pochino improvvisato, non è lo studio di Genova un po' improvvisato, ma ragazzi ci sta, d'estate, lo sapete, ormai siete abituati. Quindi prestate attenzione a queste cose, ovviamente non solo i consigli di Gennaro, ma quelli che trovate in rete, quelli che vi consigliano anche i vostri rivenditori, ok, di dispositivi mobile o se avete un tecnico di fiducia. Perché sono cose da tener conto, poi si rovinano, si guastano e non si sa magari il motivo preciso, ma il motivo preciso potrebbe essere anche il surriscaldamento. Ecco, io ovviamente vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, se non l'avete ancora fatto vi prego di iscrivervi al canale così Gennaro va avanti, visto che arriveranno molte novità, spero. E in ultimo, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, che mi fa piacere ovviamente dare una mano a tutti, ok? Anche all'esterno del canale. Con questo vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo.